Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di stampa 3D. Andiamo a vedere un metodo molto semplice per realizzare dei bei timelapse con la nostra stampante 3D. Prima di iniziare vi raccomando, come faccio sempre, di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nuovi contenuti. Se volete seguirmi sui social vi lascio il link sotto, dove potete seguirmi nei work in progress, quando mi arriva qualcosa di nuovo, tenervi aggiornati in anteprima. Ora torniamo all'argomento del giorno, ovvero come realizzare i timelapse. Tutto è nato vedendo dei video su YouTube dove si vedeva la stampa letteralmente crescere dal nulla senza vedere la testina muoversi. Questo prevedeva il non accelerare una ripresa, ma realizzare un vero e proprio timelapse, però con un comando tra layer e layer per l'esecuzione della foto. La stragrande maggioranza dei contenuti che ho trovato in rete riguardava l'utilizzo di una scheda Raspberry e di un'applicazione Octoprint e il suo plugin, chiamiamolo così, Octolapse, per realizzare queste cose. Io non sono sgamatissimo con Raspberry e tutte queste cose qua. Ho cercato una soluzione un po' più meccanica, più semplificata, e ho trovato una soluzione che prevedeva un telecomando posizionato qui e un dito stampato da applicare da questa parte, e a ogni layer praticamente veniva cliccato l'interruttore che emetteva il segnale per la fotocamera per stampare la foto. Questa soluzione mi è piaciuta e ho cercato di trovare il modo per renderla più fruibile per me. La mia soluzione è stata quella di adottare questo telecomando preso su Amazon a pochi euro, 4, 5, 6 euro, andare inizialmente ad applicarlo qui, però non mi piaceva l'idea di applicare una certa forza da parte della testina e il relativo motore. La mia paura era quella, nel caso si allentasse leggermente la cinghia, di andare a perdere dei passi e rovinare addirittura la stampa. Quindi la mia soluzione qual è stata? Quella di andare a rimuovere la copertura, andare a lavorare direttamente sulle piste e applicare un micro switch. Quindi andare a posizionare due fili e far chiudere il contatto a questo micro switch invece di avere la pressione fisica del tastino. Quindi è la stessa cosa, ma con il tasto delocalizzato in una posizione che venisse comoda a me. Quindi il passo successivo è stato quello di realizzare, ho realizzato un po' di prove ovviamente, non è uscita bene al primo colpo, di realizzare un supportino per posizionare il micro switch, per andare a posizionarlo qui, in modo che alla fine della stampa di ogni layer la testina va a spostarsi lateralmente, clicca il micro switch che fa attuare il segnale per lo scatto. Questa cosa ovviamente è realizzabile anche con i telecomandi filari e con i telecomandi per i cellulari, quindi questa cosa può essere realizzata sia con la fotocamera, quindi riapplichiamo questo in modo da chiudere il contatto, ok, e questo è quello che andrà a fare il micro switch una volta cliccato. Come vi stavo dicendo, la stessa cosa è possibile farla con i cellulari, con i telecomandi che vendono per comandare gli scatti nei cellulari, in questo caso magari saranno Bluetooth, o anche quelli filari. Quindi sarà possibile realizzarvi magari stampato un trepiedi come questo, posizionarvi la vostra camera, che può essere un action cam piuttosto che
il cellulare piuttosto che la fotocamera reflex o mirrorless, quello che volete, e andare a realizzare questi scatti. Questa è la componente meccanica e poi c'è una componente software. Per completare la parte meccanica, prima di andare sul software, dobbiamo installarla, accendere la macchina e andare a rilevare questa posizione, perché poi dovremo dire al software che a ogni layer stampato dovrà andare in questa posizione per cliccarlo. Adesso andiamo a vedere questo passaggio. Ok, il secondo passaggio è quello di andare a smontare questo pezzo per andare a installare. Allora, pensavo di aver preso i connettori rapidi da applicare e invece mi sono dimenticato, quindi vado a fissare anche da questo lato i cavetti. Ora andiamo ad accendere la stampante, la mandiamo in home per poi andare a fare la lettura dei parametri da inserire nel software. Ok, ora quello che dobbiamo vedere è il parametro X e Y che ci vengono rappresentati qua sopra. Devo portare l'estrusore in prossimità e poi a contatto dello switch, quindi i due parametri di cui dovremo segnarci le coordinate sono una posizione di precontatto dove l'estrusore dovrà muoversi molto velocemente e una posizione di contatto, e quindi tra la posizione di precontatto e quella di contatto si muoverà più lentamente e andrà a fare il contatto per attivare lo scatto. Quindi andiamo a spostarci a destra, ok, ci spostiamo lentamente. Qua siamo in una posizione di precontatto, possiamo andare avanti ancora qualcosina. Io direi che 210 sulla X va bene, quindi mi segno X 210, considerando che poi la Y terrò tutto fuori, perché in questo modo avremo tutto il campo libero senza ostacoli di illuminazione e vedremo bene la sagoma che andrà ripresa. Quindi in questo modo adesso abbiamo Y, possiamo fare 200, 210, 220, io lascio 210, va benissimo, non c'è problemi, a meno che facciamo sagome grosse come la totalità del piatto. Torniamo a lavorare sulla Y e adesso andiamo a mandarlo a contatto. Adesso è arrivato a cliccare, gli faccio fare mezzo passettino, abbiamo 215, quindi abbiamo una posizione 1 di circa 210-212, tanto fino a 214 non fa contatto, e abbiamo 215 di un buon contatto sicuro, funzionale. Torno indietro e vedo che 213, 212 così non tocca. Quindi i parametri che ci servono, nel mio caso,
con questa conformazione sono questi qua e me li segno. Se voi adottate degli altri supporti scaricati da Thingiverse piuttosto che da altri siti o ve li disegnate, dovete comunque arrivare alla posizione di sfioro e alla posizione di contatto. I due parametri necessari sono questi, non sono uguali per tutti. Per esempio sulla Ender cambia la sagoma della ventola, in questo caso vedete che è tutta in sporgenza perché è messa in orizzontale, di là è messa in verticale, quindi gli ingombri sono realmente diversi. Questo qua non va bene così laterale, sicuramente dovrà avere una superficie di contatto più vicina alla linea del piatto, e questo va adeguato caso per caso, anche in base alla sagoma del telecomando. Nel caso avessi utilizzato magari un telecomando filare e avessi voluto il contatto fisico senza il micro switch, avrei dovuto fare un supporto realmente diverso. Comunque adesso quello che ci serviva l'abbiamo trovato e qui passiamo al PC. La prima cosa che dobbiamo fare è andare su questo sito, di cui vi lascerò il link in descrizione, e scaricare un plugin per Cura. Un plugin che permette di inserire nel G-code che viene inviato alla stampante uno script, ovvero una serie di comandi che ci permetteranno di indicare alla stampante che ad ogni layer deve andare là a cliccare il nostro interruttore. Quindi ora non facciamo che andare a scaricare il nostro file zip. Ok, siamo a posto. Dobbiamo aprire Cura. Questo è il file che ci serve. Una volta aperto Cura, dobbiamo andare nelle cartelle di configurazione del programma, andare a cercare la cartella script. Vedete che io l'ho già inserito perché ho già provato ad utilizzarlo, e dal nostro file compresso facciamo altro che tirarlo dentro nella cartella di sistema dell'applicazione. Fatto questo, chiudiamo il software, lo riavviamo e una volta riavviato il programma, nelle estensioni di post elaborazione del nostro programma troveremo nell'elenco Custom Timelapse, che non è timelapse, state bene attenti, ma Custom Timelapse. Il Custom Timelapse è quella serie di comandi di cui vi parlavo prima, che ci permette di dare alla stampante delle specifiche posizioni che vengono ripetute ad ogni layer. Qui è compilato in questa maniera qua, voi non dovete fare caso a quello che c'è inserito. Quello che dobbiamo inserire è quello che ci siamo appuntati prima. Per esempio, nel mio caso ho una X210 e poi Y210 con una velocità 9000. Questo non è un comando conosciuto, ho visto le guide, l'ho imparato anch'io a mia volta, non sono uno smanettone di G-code o robe del genere. Il secondo comando è quello 215, quindi è il comando di contatto Y210, perché rimane sempre lì, ad una velocità più lenta. E questo è tutto quello che dobbiamo fare. Eventualmente, se vediamo che abbiamo la necessità di variare la ritrazione, possiamo andare a correggere questa cosa. Quando abbiamo chiuso, il programma avrà nelle sue impostazioni sempre questo comando, quindi poi tenetevelo a mente se volete fare delle stampe senza il timelapse. Io adesso vado a prendere un file, che è quello di un vaso, eccolo qua. La prima cosa che faccio è andare a ridurlo un pelo per evitare di fare prove con cose giganti. Sono andato a ridurlo
vado a vedere che nelle impostazioni è abilitata la modalità Base Mode, nelle modalità speciali, quindi stampa spiraliforme. Vado a verificare che non ci siano troppi strati di fondo, perché dato che di parete fa uno strato solo, è inutile farne 6 o 7 di fondo. Quindi adesso ho lasciato impostato 3 strati di fondo e il supporto gli ho lasciato l'adesione, il brim. Solitamente uso questo, mi trovo bene. Vado a verificare nelle impostazioni di post elaborazione che sia presente il nostro custom timelapse che avevamo visto prima. Ok, facciamo sezionare e quindi preparare il file, vediamo cosa è andato a creare. È andato a creare il nostro oggetto con la singola parete, quindi questa sarà la sequenza di stampa. Andiamo a salvarlo, lo salvo sul desktop come prova timelapse. Ok, faccio salvare. Adesso qua la mia prova timelapse. L'ultima cosa che devo fare è aprirlo con il blocco note e andare a cercare la voce timelapse. Qua vedete che nel G-code generato per la stampa di questo file abbiamo tutta questa parte che gli dà i comandi per fare quello spostamento di cui abbiamo parlato prima. Quindi è presente uno spostamento veloce, uno spostamento lento, un tempo di attesa prima di aver finito questo comando di movimento. Dobbiamo fare ancora una cosa, che è andare a copiare questo, ovvero è finito il timelapse, tornare sul nostro file, andare ancora nella post elaborazione e modifica di G-code aggiungendo uno script che si chiama cerca e sostituisci. In cerca e sostituisci dobbiamo inserire, qua non funziona il tasto destro del mouse, quindi andremo a fare CTRL V, andiamo a sostituire quella espressione con un altro comando di spostamento. Questa cosa servirà a far sì che dopo quel processo di click, quindi lo spostamento a destra, per far scattare la fotocamera, l'estrusore ritorni al centro del piatto per ripartire con la stampa. Quindi assegniamo ancora comando G0 X 115 Y 115 con movimento veloce come prima. Qui andiamo a fare chiudi, lo facciamo rielaborare e andiamo a sovrascrivere il file di prima, quindi prova timelapse. Ok, quindi vedete che al posto di fine processo non gli dice fine, ma gli dice prima di andare avanti a fare le altre operazioni ritorni in centro piatto. Ok, adesso siamo pronti, io l'ho salvato sul desktop, voi non fate altro che salvarvelo sulla vostra SD come sto per fare io e vediamo di partire con una stampa. Ora che siamo pronti andiamo a prepararci il nostro cavalletto o eventualmente il nostro supporto. In questo caso non va bene perché è troppo basso, ce ne vorrebbe uno più alto. È sempre possibile trovarli magari su Thingiverse piuttosto che altri siti dove si trovano file per stampanti 3D. Posiziono la mia fotocamera, vado a prendere l'inquadratura
Facciamo una prova, vediamo che lo scatto funziona. Primo tentativo andato fallito, probabilmente con la Waze Mod ci sono un po' di difficoltà o qualche parametro nello slicer che non va bene. Peccato perché la qualità di stampa era abbastanza discreta, i layer ben collegati, non si spacca. Si è formata questa apertura che è il punto dove parte la stampa e poi se ne va. Adesso provo a giocare un po' con i parametri e vediamo di rilanciare un'altra stampa. Quindi fallito il primo tentativo, ora quello che vado a fare è disabilitare la modalità spiraliforme, quindi la modalità vaso, andare a segnare manualmente dei parametri di guscio, quindi gli dico 3 linee di bordo, 4 linee di strato inferiore, 0 linee di strato superiore in modo che non sia un solido chiuso ma sia aperto e 0 riempimento, quindi mi stampa solo il guscio. Abbiamo creato la Base Mod in modalità manuale. Andiamo a fare elaborare l'oggetto. Ok, vediamo che da monostrato è diventato 3 strati il guscio, quindi spero che non mi si ripresenti più quell'errore. Adesso risalvo il file nuovamente, lo metto sull'SD e riprovo a stampare di nuovo. Eccoci qua, finalmente sono riuscito a ottenere un buon risultato sia per quanto riguarda il timelapse. L'errore mio è stato nel non fissare in manuale tutte le impostazioni, è stato un peccato di inesperienza per quanto riguarda la fotografia. Avevo anche dimenticato attivo l'autofocus, avevo posizionato il fuoco manualmente, però poi ho lasciato attivo l'autofocus, per cui ho rovinato un po' il risultato perché continuava a fare quei micro zoom. Sono veramente contento anche del risultato ottenuto per quanto riguarda la stampa, perché intravedete dei disegni relativi al funzionamento della stampa e i layer sono veramente poco visibili. Di qua si vede un pochino la cucitura dello strato, ma poi per il resto è veramente ottimo, considerando che è un filamento proprio il più scarso che avevo in casa e l'ho utilizzato giusto per consumarlo e fare la prova. Adesso che sono più tranquillo potrò andare avanti, inserisco i filamenti che sto provando e in particolare i filamenti Casanova, che sono dei prodotti caricati a gesso che danno l'effetto cemento, l'effetto marmo, l'effetto cotto, e quindi soprattutto per queste cose tipo vasi, oggetti d'arredo, sono delle cose realmente carine da provare. Comunque farò dei timelapse e vedrò di pubblicarli per rendervi partecipe di questa esperienza. Tornando al timelapse, le considerazioni sono relativamente semplici da eseguire, perché non si fa altro che lanciare il G-code come facciamo tranquillamente facendo le nostre stampe. Ho dovuto correggere di un punto il click perché facendo avanti e indietro in continuazione, quando leggevo i parametri ho sfalsato di un punto la lettura e non me ne sono accorto. Comunque corretto quello, poi sono andato avanti tranquillo.
Mi ha fregato un po' la fotocamera perché ovviamente le batterie della Sony sono quanto di scandaloso e prenderò una dummy battery, quindi con la possibilità di lasciarla collegata fissa all'alimentazione in modo da non rimanere a piedi. Sono arrivato giusto giusto a pelo per finire il timelapse e poi la fotocamera si è spenta. Con il cellulare non vi capiterà questa cosa perché è possibile, per esempio io ho qua la torretta di alimentazione, collegare l'USB, il cavo e il trepiedino come vi dicevo prima per posizionare un dispositivo qui davanti. Ovviamente quello è sempre alimentato, problemi non ne ha, e ho ordinato anche lì il telecomandino Bluetooth, eventualmente vi trasmetterò questa esperienza anche con quel telecomandino lì per vedere di poterlo fare anche per chi non ha la reflex, la fotocamera e così via, ma usa tranquillamente il cellulare. Penso che sia una cosa fattibilissima, proverò a fare anche quello, magari con un altro supporto applicato alla Ender. Adesso che ho imbastito questo discorso di timelapse è molto carino vedere le realizzazioni nascere e quindi stavo pensando di convertire questo omino Lego che prima era destinato a portarotolo della carta igienica, ma per una questione di igiene non ho mai utilizzato perché non mi piace la cosa dei vapori del bagno piuttosto che prodotti di pulizia che vanno a impregnarsi nei layer. Qui sarebbe stato utile trattarlo con una bicomponente epossidica per dargli la protezione, quindi creare un involucro unico, però non mi sembra il caso di andare a spendere quei soldi adesso. Pensavo di realizzare una radio e quindi ho lì degli speaker piccolini tipo da televisione e farla diventare una radio vera e quindi avere uno speaker Bluetooth Lego con la radio nello stile Lego. Voglio andare a realizzarlo sempre provando i nuovi filamenti che sto testando. Voglio fare anche un'altra sagoma in ambito gaming e cartoon e quindi verrà composta da più elementi, più colori. La cosa che mi piace tanto con questa Ender soprattutto è la qualità del finito, quindi questa pulizia della superficie, la difficoltà di vedere i layer mi permette di evitare post produzione. Qui veramente ho tirato via quelle piccole creste che avete visto in parte quando ho completato la stampa, però è veramente un bell'oggetto già finito così senza dover fare chissà che lavorazioni. Quindi l'intenzione è quella di sfruttare vari colori, vedete che ho color incarnato, rosso, blu, bianco e così via, creare un oggetto finito senza post produzione. Quindi per esempio qui vedete che ho utilizzato, questo era della stessa marca di quel rosso lì. Ho veramente tanta difficoltà a farlo andare come si deve, infatti ne avevo ordinate 6 bobine, 4 le ho rimandate indietro perché queste ormai le avevo aperte, le sto utilizzando per, tra virgolette, fare le prove, però si slegano i layer, si arricciano, si distaccano, è una schifezza. Invece questo qua per esempio era il rosso che mi ha consigliato Matley della Sie Notch, questo non Sunlu, e la differenza abissale. Infatti mi ero lamentato ai tempi quando avevo stampato questo col Sie Notch che faceva proprio l'arricciamento, si strappavano i layer, era osceno da vedere. E niente, un po' di roba c'è da fare. Adesso devo preparare con mio figlio la prova di questa stampantina qui. Rimanete sintonizzati. Ovviamente non è un prodotto destinato a realizzare cose, ma è un prodotto, per la mia opinione, prettamente didattico, per far smanettare le nuove leve senza tanti problemi, per non farsi neanche intimidire da prodotti così strutturati con una marea di cavi in giro. Questo è un prodotto, come vedete dalla foto, estremamente semplice nella sua conformazione. I risultati che darà saranno quelli che darà,
però non è tanto lì la problematica, tanto è la possibilità di far conoscere le nuove tecnologie, i software e così via, perché quella funzionerà sia con il suo software che con cura, quindi c'è la possibilità di smanettare in tutte le direzioni. E niente, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere nuovi contenuti. Se volete seguirmi sui social vi ringrazio, troverete sempre qualche anticipazione su quello che mi arriva per quanto riguarda la stampa, filamenti e così via, per quanto riguarda la saldatura. Adesso appena finisco di registrare queste cose poi ritorno in garage per andare avanti col discorso del tavolo da saldatura, così cominciamo a tagliare le lamiere, a saldare, forare col trapano magnetico che ho appena pubblicato l'altra settimana. Andate a vedervi il video se non l'avete visto. E finalmente ritorno a fare i lavori del giardino, quindi anche lì prenderò le lamiere di Corten e comincerò a tagliare tutta la bordura e tutti gli altri lavoretti che vi anticiperò nel primo video riguardante il rifacimento del giardino. E niente, c'è tanta carne al fuoco, rimanete sintonizzati. Vi ringrazio per avermi seguito, ciao alla prossima!